Quelli che potete vedere qui sono una serie di modelli che ho selezionato appositamente per un esercito di Warhammer The Old World. E se non avessi capito questa cosa fondamentale del wargame, non avrei potuto selezionarli. Da che mondo è mondo, le aziende del wargame sono di diverse tipologie. Abbiamo le aziende che creano modelli adatte a giocare ai tuoi wargame preferiti. Abbiamo aziende che creano regolamenti che potete usare con qualsiasi modello voi vogliate. E poi abbiamo alcune tra le aziende più importanti sul mercato. Crea regolamenti e crea modelli per giocare i propri regolamenti. Diciamo che il popolo del lobby del wargame può attingere a un panorama ludico di altissimo spettro. Quindi siamo un po' abituati ad avere questo tipo di mentalità, cioè quando un gioco esce con i modelli propri siamo abituati a comprare i modelli di quel gioco. E giustamente ti dicono nelle regole: compra quei modelli perché con quel modello hai queste regole, con questo altro modello hai queste regole, tutte insieme ti permettono appunto di portare a casa la partita, il punto, e affrontare un avversario in modo regolamentare. Mentre nei wargame chiamati agnostici c'è un po' più di lavoro. Il wargame agnostico è quel gioco che non ha modelli propri, ha solo il regolamento. Sta a te poi ovviamente comporre questa cosa come se fosse un sandbox. Dall'altra parte invece abbiamo poi aziende che fanno modelli, perché sono aziende manufatturiere di modelli, quindi creano plastiche, materie plastiche, resine, e ti mettono i modelli a disposizione per fare tutto quello che vuoi, dal collezionismo alla pittura fino appunto al gioco di giochi agnostici. Dove vogliamo arrivare con tutta questa introduzione? Che ogni gioco che prendiamo accresce la nostra pile of shame. La pile of shame, come già detto, non è altro che la pila della vergogna. L'abbiamo già parlato in molti video. Se volete vedere un video in cui faccio vedere la mia pila della vergogna, quindi la serie di modelli comprati e mai utilizzati, la trovate qui in questo video, ed effettivamente potete vedere quello che è un'abitudine, possiamo dire. La pila della vergogna è una cosa che accomuna tutti noi wargamer, perché è una sequela di modelli comprati per giocare quel gioco, per giocare quell'altro gioco, o quel gioco che è uscito con quei modelli che quindi noi abbiamo dovuto comprare, sia regolamento che modelli, per un po' evitare la FOMO, la paura di rimanere indietro nel nostro hobby, perché molti di questi modelli poi ogni tanto sono anche in tiratura limitata, ma ne parleremo in un altro video. Voi volete evitare la FOMO, io voglio evitare la FOMO, compriamo regolamenti che escono con i propri modelli, compriamo regolamenti senza modelli, sempre perché vogliamo rimanere dietro a questo mercato che cresce e cambia, e facciamo crescere la nostra pile of shame. Ecco, la nostra pile of shame molte volte rimane lì, in disuso, perché arriva il regolamento nuovo, perché arriva il gioco nuovo, perché arrivano i modelli nuovi, e di conseguenza sta a prendere polvere. Ma io ora vi spiego come non farle prendere polvere. Io adesso vi spiego come creare qualcosa di incredibile con la vostra pile of shame. Però molte volte noi non giochiamo più regolamenti, non giochiamo più giochi perché non abbiamo i modelli adatti, o almeno noi non crediamo di avere i modelli adatti. In realtà, quello che mi sono trovato a fare recentemente è stato creare altra pile of shame. Ho messo in moto la mia stampante 3D, l'ho fatta crescere, gli ho fatto fare tante belle cose, l'ho fatta partire, di notte andava, mi sono creato questa fazione di scheletri, perché in Warhammer Old World ho scelto i conti vampiro, quindi mi son fatto questi scheletri, gli spettri, pochi punti, 500 punti, giusto per iniziare e imparare le regole. Poi caso vuole che finito tutta la lavorazione mi sono trovato con un problema tecnico, ho ridotto troppi modelli per avere la possibilità di metterli tutti sul piatto di stampa, quindi metterci molto meno tempo a lavorare, ma questi modelli erano scheletri, quindi ridotte le dimensioni sono diventati sempre più fragili. Ho dovuto buttare tutto l'esercito e mi sono trovato a dover ricominciare un lavoro che non volevo ricominciare, trovandomi quasi a dover dire che non voglio più iniziare Warhammer Old World. Voi probabilmente dalla scocciatura vi stareste trovati nella stessa situazione, perché la mia pile of shame, la mia pila della vergogna si è trasformata in una pila delle opportunità. La pila delle opportunità, quindi la serie di modelli che di solito vi fa vergognare perché ne avete comprati troppi, deve essere vista sotto un altro punto di vista, sotto il punto di vista dell'utilità di quello che state facendo. Quando prendete in mano la situazione e capite che tutto quello che avete comprato fino a quel momento può essere utilizzato per qualsiasi wargame, cambia tutto.
E allora mi sono messo a pensare: ma scusami, ma io in questi 15 anni di wargame veramente non ho mai avuto degli scheletri che posso andare a utilizzare o degli spettri che posso andare a utilizzare per giocare a Warhammer The Old World. Ovviamente sì, avranno dei problemi con le basette, ma sicuramente qualcosa di adattabile trovo. E così è. Con un po' di ragionamento e un po' di pensiero, i miei vecchi modelli di HeroQuest, gioco bello per i tempi, ma che ormai 5-6 anni fa è morto completamente. Ed eccoci qui dopo aver recuperato tutti i modelli di Rumors che avevo a disposizione, con cui sono riuscito a crearmi questa fantastica forza per iniziare a giocare la mia avventura in Warhammer di Old World, ma soprattutto riutilizzando modelli che già ho senza doverne comprare altri e senza doverne stampare. Quindi questo è, per quanto mi riguarda, la rappresentazione perfetta della pila, delle opportunità e non della vergogna. Trasformando quello che era una vergogna, quello che era una scatola in disuso per anni e anni e anni che non è mai servita a niente, in un'opportunità, nella possibilità di ritrasformare i modelli che voi avete a casa in questo momento in un gioco funzionante e funzionale. Quando noi pensiamo al regolamento, pensiamo che ci è stato dato un gioco ben definito. In realtà la maggior parte del wargame è una codifica che ci siamo imposti noi e che l'azienda che ci ha venduto il regolamento cerca di darci. Questa cosa non succede ovviamente con i giochi agnostici, perché il gioco agnostico cerca di darti il regolamento puro. Le aziende invece sul mercato che cercano di darti sia i modelli sia il regolamento, ovviamente ti creano un'iconografia, ti danno le regole specifiche per i modelli che andrai a giocare. Molte volte, in alcuni casi, trovi anche le statistiche dei modelli all'interno della scatola, ma questo è un ragionamento diverso. Ecco, se voi iniziate a ragionare sul fatto che ogni regolamento è una serie di dati, è come se fosse un videogioco completamente moddabile, voi avete anche la possibilità di comprare sempre regolamenti nuovi che vi danno nuove esperienze di gioco, ma utilizzando vecchi modelli, modelli vecchi che vi danno la possibilità di provare giochi nuovi. Dobbiamo sganciarci dalle catene di quello che è il regolamento e il modello di quel regolamento e iniziare a ragionare di io voglio provare qualcosa di nuovo, voglio un regolamento nuovo, voglio buttarmi in questa nuova avventura e io posso farlo con tutto quello che ho a casa. Oltre scheletri guerrieri e scheletri arcieri, ho anche i cavalieri da dover utilizzare. In realtà mi sono reso conto di una cosa, questi cavalieri non sono adatti, intanto me ne manca uno, e poi soprattutto se volessi ampliare l'unità di cavalieri neri non ne ho altri e non si trovano più in commercio. Di conseguenza ho deciso di modificare questi modelli della Prairie Miniatures di Agincourt Mountain Knights, quindi i cavalieri medievali del periodo del 1400, per appunto fare i miei cavalieri neri. Saranno dei cavalieri molto basilari e sinceramente adesso crollerà tutto. Ve l'avevo detto. Dicevo, cavalieri molto basilari che costano anche poco e che secondo me, modificati adeguatamente, magari con qualche teschio, possono essere molto fighi. Proviamo. Creerò da quello che è una scatola in disuso l'opportunità di dare vita a dei modelli e di sfruttare le mie doti modellistiche che sono molto blande. Lavoriamo con dei dati, lavoriamo con delle informazioni. I regolamenti che vogliono venderci le aziende sono semplicemente dei dati, dei numeri. Sta a noi decidere come dare vita a quei numeri, con un tavolo bellissimo, con dei modelli perfettamente dipinti, con dei modelli di marca di quel regolamento. Ogni singola miniatura diventa un'opportunità per dare vita a una nuova storia, a una nuova narrativa e a un nuovo gioco, una nuova partita, una nuova fazione, qualcosa che non si è mai visto prima. Ed è ovvio che una volta che cerchiamo di mantenere un po' di coerenza e quindi non mettiamo ad affrontarsi uomini futuristici contro vichinghi, troveremo sicuramente la strada per dare vita a dei modelli vecchi e che ci faranno sentire anche un po' vivi, perché ci faranno riscoprire il desiderio e la voglia di giocare e creare qualcosa che sarà completamente nostro. Non lo so, farsi ancora di più coinvolgere in quello che è stato la scoperta di questo nuovo modo di pensare. Quindi ricordatevi, mai più pila della vergogna, perché tutto quello che avete creato in questi anni e che avete accumulato in questi anni può essere semplicemente una pila delle opportunità.
E mentre pensate alla vostra pila delle opportunità, ricordate sempre di iscrivervi, di mettermi like e soprattutto di tornare qui settimana prossima con un nuovo video su Wargames per Passione. Ciao ragazzi!